Ciao ragazzi, bentornati su Ride with Frank, io sono Francesco. Oggi in questo episodio ho provato la Yamaha Tenere 700. Questo video non sarà una vera recensione fatta di specifiche, di numeri. Se cercate questo, no. Questo video parlerà delle mie prime sensazioni a cavallo di questa moto. Purtroppo le condizioni meteo e qualche imprevisto hanno fatto sì che il test non sia stato dei migliori. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere direttamente il video. Ci vediamo tra un po'. Yo! Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Ride with Frank e oggi siamo in direzione verso Cassino, dove proveremo la Yamaha Tenere 700 che era da un po' che volevo provare. Ne approfittiamo dato che il rivenditore ufficiale Yamaha di Cassino, Rossimoto, ha messo disponibile il test ride. Sono molto curioso di provare questa moto in quanto è una delle offerte di media cilindrata che mi interessano di più. Non sono un patito delle maxi enduro, preferisco delle cilindrate che possono andare dal 500 all'800. Ma diciamo che le offerte più interessanti per quanto riguarda l'off-road rimangono queste due, la Yamaha Tenere 700 e la KTM 790 Adventure. In passato sono stato molto vicino ad acquistare una Yamaha Tenere 660, ma ciò che mi ha fatto desistere è l'abitabilità della moto, che è un po' strettina e soprattutto, nonostante sia un monocilindrico, è molto pesante. È abbastanza pesantina e soprattutto non ha la sesta, quindi per quanto riguarda l'off-road sicuramente sarebbe stata una moto che mi avrebbe offerto prestazioni più alte del V-Strom, ma nei viaggi sarebbe stata un po' risicata per me e Martina. Che altro dire? Come potete vedere ho preso un po' di acqua, speriamo che non piova. Lancio la sigla e ci vediamo tra pochissimo in sella alla Tenere 700. Yo! Allora, siamo quasi arrivati a Rossimoto, anzi siamo arrivati a Rossimoto. Adesso vediamo se, nonostante un po' il tempo incerto, ci permettono comunque la prova della moto. A tra poco. Moments later. Allora ragazzi, siamo qui, adesso la prendiamo. È bella altina, eh? Allora, prima prova, con gli stivali funziona benissimo. Siamo belli alti, per adesso la sensazione è più che buona. La moto è alta da per terra, sembra molto agile. Sistemiamo un po' gli specchietti. Il cambio è preciso. Ragazzi, non farò una recensione con i numeri, non mi interessa, ce ne sono tante già in giro. A me interessa più che altro sentire le sensazioni che la moto ti dà. La differenza con il V-Strom, ok? Il motore sembra rispondere molto allegro, si gira alto, ma non si poteva pensare diversamente dato che è lo stesso motore montato sulla MT-07, perciò c'ha un bel tiro. Sembra molto bilanciata, nonostante sia molto alta. Io sono alto 1,83 e tocco con le punte. Non ha grossi sussultamenti a ripartire. Purtroppo non avrò tempo per provarla in off, mi sarebbe piaciuto, ma non ho tempo di allontanarmi. Ecco, sono passato di qua proprio all'interno di Cassino, proprio per provarla nel traffico e sentire un po' la sua maneggevolezza. In seconda è una bomba, cioè è proprio fluida, è molto fluida. E una cosa molto piacevole è la quasi assenza di vibrazioni sul manubrio a giri bassi. La frenata è super modulabile,
ecco, quella che deve sbagliare tutto. Sto pensando dove poter trovare un filo di sterrato. No, ragazzi, con i stivali è comodissima, hai tantissimo spazio per il cambio, è veramente una bomba. Allora, stavo guardando il cruscotto, penso che alcuni settaggi si possano fare soltanto a moto ferma. Le sospensioni mi piacciono tantissimo, sono sostenute, però allo stesso tempo non sto sentendo buche all'interno della città, è molto confortevole. Allora, devo dire che sto portando un esemplare che ha montato sopra il Rally Kit, quindi non è la base, ha qualche accessorio in più. La protezione aerodinamica devo dire che non è fantastica, prendi molta aria, però è quello che ci si può aspettare da una moto orientata all'off-road. Credo che si possa alzare, non ne sono sicuro, ma credo che si possa alzare, quindi diciamo in un viaggio lungo potrebbe stancarti. Ora vedremo di riuscire a portarla leggermente su uno sterrato per sentire un po' le sensazioni. Purtroppo quasi impossibile poterla provare bene, per terra è tutto molto molto bagnato e quindi sto andando a modalità passeggiata. Ah, veramente un bel tiro, mi piace un casino, ragazzi. Trovare anche un filo di guida in piedi. Le pedane danno veramente un bel feeling. Avviamo per una stradina, cavolo quanto è bagnata, però vabbè, fa niente. C'è tanta acqua, dobbiamo stare attenti. Ci alziamo in piedi, che spettacolo! Da questo momento in poi la camera ha deciso di non funzionare in più. Purtroppo l'acqua presa durante il tragitto ha frizzato la cam e la GoPro non ne ha più voluto sentire di ripartire. Mi dispiace perché in questo momento ero riuscito a trovare un percorso un po' più off ed ero riuscito a provare la moto in condizioni un po' più divertenti. Ma non disperiamoci, adesso vi darò le mie sensazioni direttamente in video. Andiamo a vedere. La Yamaha Tenere 700 è una moto sincera, senza fronzoli tecnologici, da un look decisamente aggressivo. Una moto che sa farti divertire sia su strada che fuori. Così come uscita di fabbrica, con i suoi 74,8 cavalli di potenza, riesce a garantire sia all'utente che si avvicina la prima volta ad una bicilindrica off-oriented che a quello un po' più esperto, performance divertenti e forse qualcosa in più. È molto alta, ma questa caratteristica non mi ha mai messo a disagio, anzi la moto si comporta bene sia nel traffico, dove sembra una bicicletta, che in fuoristrada, dove sembra non avere ostacoli. Le sospensioni sono secondo me tarate dalla casa in modo ottimale, garantiscono una sospensione confortevole in città e discretamente sostenuta in un off non troppo impegnativo. La posizione di guida è la qualità che mi è piaciuta di più, ti permette di comandare la moto sia rilassato che in posizione più aggressiva. Il manubrio ti conferisce una sensazione di completo dominio e le pedane, alla giusta altezza, seduto non ti fanno assumere una posizione rannicchiata e in piedi ti danno un ottimo senso di stabilità. I pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR sono un ottimo compromesso per un uso adventuring, ma forse una moto dotata di Rally Kit dovrebbe montare ruote con tassello più pronunciato. La protezione aerodinamica è la parte che mi ha convinto di meno. Purtroppo il cupolino risulta molto basso e stretto, anche se alzato. Logico per una rallista come la T7, ma forse per un uso turistico alla lunga può stancare. La strumentazione purtroppo risulta essere molto cheap per una moto da oltre 10.000 euro. Lo schermo a cristalli liquidi racchiude tutte le informazioni necessarie, ma a volte si fa difficoltà a leggerlo. I comandi, molto basi e plasticosi, ricordano molto quelli della mia V-Strom, che ha già 13 anni.
Forse qui Yamaha avrebbe potuto fare di più. La Yamaha Tenere base la puoi acquistare per 9.799 euro. Il mio esemplare montava il Rally Kit, quindi con esborso di ulteriori 1850,81 si possono avere in dotazione la sella Rally, lo scarico Akrapovic, guida catena, il copricatena, protezione radiatore, un portatarga un po' più aggressivo, protezione per il serbatoio. Con questo siamo arrivati alla fine dell'episodio. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, ad iscriverti al mio canale e a commentare. Fammi sapere il tuo parere su questa moto. Io sono Francesco e tu sei su Ride with Frank. Yo!